Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi rispondiamo a una domanda che mi state facendo in diversi e alcuni sono veramente insistenti, cioè perché non vai nel bosco a fare anche tu i destruction test? Ragazzi, adesso vi dico cosa ne penso di questi test di distruzione, però prima volevo ringraziare Giancarlo. Ragazzi, Giancarlo mi ha mandato un pacco dicendomi ti mando un pensierino. Giancarlo è un follower. Ciao Giancarlo, a te e a tutta la famiglia. Mi fa ti mando un pensierino, una cosa da poco. Ragazzi, è arrivato il Satre di Estremarazio che io ho già manicato. Tantissima roba, non so cosa dire. Grazie mille, grazie mille, grazie mille Giancarlo. Davvero un regalo super 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 graditissimo. Ragazzi, andiamo a parlare un attimo di questi destruction test. Via! Eccoci qui ragazzi, pronti a rispondere a questa domanda. I destruction test sono realmente utili? Ci insegnano veramente qualcosa? Possono determinare se un prodotto è di qualità o no? Ragazzi, dipende da cosa? Dipende da come utilizzate il coltello e per quale scopo lo utilizzate. Se il coltello lo utilizzate per trapanare la portiera del Panda 750 del vostro rivale in amore, ovviamente sono utili. Se il coltello lo utilizzate tipo piede di porco per scardinare le porte dell'ascensore dove minimo 45 volte al giorno restate bloccati, sono utili. Se il coltello lo usate come punteruolo da ghiaccio ma su un blocco di cemento, ragazzi, per ridurlo in polvere e poi farvi una bella snasata di polvere di cemento, ragazzi, sono utili. Se il coltello lo utilizzate per abbattere la traversa, ragazzi, d'acciaio della porta della vostra squadra avversaria alla partita dell'oratorio, ragazzi, i destruction test sono utili. Altrimenti, secondo me, sono solo spettacolo, ragazzi. Davvero solo spettacolo. Infatti, quando mi scrivete dicendomi ma perché non vai a distruggere i coltelli? Ragazzi, sinceramente non ne vedo l'utilità. Cioè, io vado nel bosco, vado in officina, vado in una discarica, distruggo un coltello a martellate, prendendolo a martellate, tirandolo sulla pietra, dando di punta come un matto nella lamiera. Ragazzi, ok, magari devo fare lo scolapasta per la pasta con un pezzo di lamiera, però ragazzi, in un uso reale del coltello, quello che c'è da sapere del coltello, come funziona, come non funziona, quanto tiene quando passate nei ciocchi fibrosi, magari con le fibre elicoidali, quanto tiene la punta nel legno, che già lì andiamo all'estremo, ragazzi. Perché, capiamoci, anche nei miei test, ragazzi, vedete batonare roba grossa così. Non ha senso, cioè lo faccio perché A, mi piace, ragazzi, e voglio vedere come va il coltello, e due, per stressare un po' il coltello, ok? Ma già i tronchi così non hanno senso, perché se vado a fare un campo vero, dove ho due coltelli, ragazzi, non mi metto a spaccare i tronchi così. La legna per il fuoco la trovo a terra, taglio roba piccola, ragazzi, col mio seghetto e poi battono roba piccola, perché non ha senso battonare roba così, cioè non ve ne fate proprio nulla, capito? È solo fatica in più. Quindi ragazzi, già nei miei test andiamo un attimino oltre. Tra l'altro penso per quello che faccio, ragazzi, o per quello che interessa a me, perché poi quando vedo anche le recensioni degli altri, sia italiani che stranieri, a me piace capire come funziona il coltello. Quando faccio i ricciolini, il tagliente com'è? È fino oppure troppo spesso, quindi mi scivola? Quando faccio la punta sul legno duro allo stesso modo, è fino, prende bene, taglia, penetra troppo, scivola, devo chiuderlo, devo aprirlo e da riaffilare, è arrivato, non affilato bene e via così. Lo prendo di punta, faccio un po' di giochini di punta, anche lì siamo all'estremo, però vabbè, vogliamo giocare di punta, che poi alla fine se giocate di punta con un coltello è sempre per fare il buchino, quindi non è che andate giù a pugnalare la legna, lo si fa anche lì per vedere. Mi avete chiesto i test di punta, ve li faccio. Secondo me, a parte appunto andare dentro, ragazzi, a farvi la puntina, il buchino nel legnetto, la punta in un coltello potete preservarvela benissimo. In una situazione reale, non penso che in preda a una follia omicida vi mettete a pugnalare gli alberi nel bosco. Detto questo, oppure a far leva nel legno, non penso. Però ragazzi, quello che secondo me, quello che a me interessa
far passare e soprattutto quando guardo gli altri video capire di chi, dello youtuber che fa il video, le sensazioni che ha avuto sul coltello, appunto quello. Come sta in mano anche, quando cioppo mi fa male il mignolino, mi fa la vescica, quando cioppo è comodo, che bello in mano, all'inglese funziona bene. Ragazzi, queste qua secondo me sono cose molto più importanti per me di vedere un coltello che viene preso a sassate su una pietra per distruggerlo, perché in un uso reale, se già batonare i tronchi così non ha senso, che senso ha picchiare un coltello sulla pietra? Quando mai andate nel bosco e dovete aprirvi una galleria in una grotta, ragazzi, perché rimanete bloccati, devo aprirmi la strada con il coltello scavando nel quarzo? Ragazzi, non ha senso, non ha veramente senso, anche semplicemente andare a bucare la lamiera per vedere quanto tiene la punta. Secondo me non ha senso, perché nell'uso reale del coltello, già quello che facciamo noi nel test è fin troppo. È fin troppo. Rispondendo, ragazzi, a alcuni che mi scrivono, ma tu non fai, no, quello li distrugge, parlando di Joe X, che tra l'altro Joe X, ragazzi, me lo guardo pure io. Ma me lo guardo e mi piace guardarmelo. Perché? Perché è spettacolo. Lui tra l'altro è un atleta della Madonna. Se faccio una spaccata così mi portate via poi. Mi portate via. È un super atleta, ragazzi. Fa delle cose ganze, i video sono divertentissimi, ha trovato un format veramente vincente. Cazzo, complimenti. Complimenti, me li guardo pure io e mi piacciono. A tantissimi miei mi piace, infatti. Ma non è l'uso reale del coltello, ragazzi, è spettacolo. Sparare col fucile a un coltello. Che cavolo dovete farci? Dovete fare come Gammon, che quando vi sparano, lui con la spada devia i proiettili. Non ha senso. Certe cose, secondo me, non hanno senso. Certe cose sono spettacolo. Io cerco, nel mio piccolo, di darvi le sensazioni sul coltello nell'utilizzo. Anche sul fodero, ragazzi. Il foderino è importante di un coltello, non ne parla mai nessuno. Ma il foderino è importante, infatti noi in tutte le recensioni vediamo come va il fodero anche, perché è importante, sono cose che per un acquirente che poi userà il coltello per andare nel bosco a farsi 2 sausicchi e 2 spiedini, le cose importanti sono queste, sapere come va il coltello, come è affilato, come si riaffila, se ossida, se non ossida, cioè ragazzi sono punti di vista diversi, quindi secondo me ragazzi la risposta servono o non servono, sono utili, insegnano qualcosa? Secondo me dipende, ragazzi. Sicuramente da un destruction test, secondo me dire che un coltello fa schifo oppure no è una cazzata. Perché il coltello è progettato e creato non di certo per andare a essere pestato su un tubo di ferro o su una pietra, è progettato per altro e già nelle nostre recensioni lo portiamo fuori dalle sue linee. Ragazzi, questo è quello che penso io. Ovviamente, ho detto dipende, non ho detto che non servono. Dipende appunto da che ci fate con il coltello. Se a voi piace andare a disintegrare i coltelli, voi ragazzi comprateveli e andate a disintegrarveli. Il discorso è che quando mi si rompe un coltello e chi segue il canale da tanto ha visto quanti se ne sono rotti o danneggiati, a me dispiace sempre. A me ragazzi dispiace quando si rompe. Perché è un coltello che si è rotto perché ho sbagliato io, si è rotto perché era difettato, è un coltello che si è rotto. A me dispiace sinceramente, cerco sempre di stare il più possibile sul pezzo ragazzi per non rompere il coltello. Tra poco uscirà un video dove ho rotto il coltello preferito di mia moglie, che è su Facebook, già ha visto il post, ma perché? Perché sono stato un babbazzo io ragazzi, ho sbagliato io, si è rotto il coltello. E mi è dispiaciuto di brutto, ragazzi, anche se era un coltello da 100 euro mi è dispiaciuto, perché? Perché si è rotto. Ragazzi, penso di avervi chiarito un po' la mia posizione e il motivo per cui non farò destruction test, ma dall'altra parte, ragazzi, vi sto anche dicendo che io Joe X me lo guardo e mi piacciono pure i suoi video, veramente, è un grande ragazzi, perciò ripeto, la vedo più come intrattenimento che reale utilità poi nell'uso reale a campo, nei boschi, di un coltello. Per il resto, ragazzi, io sono qua, se volete discutere, ragazzi, nei commenti si discute tutti tranquillamente, dai destruction test, da Giancarlo, dal suo splendido regalo, dal pacchetto del tagliagole è tutto. Buona giornata e ciao!